Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, devo ammetterlo, mi ha tenuto sveglio un po' di notti per la delicatezza dell'argomento. Come avrete letto dal titolo, andremo ad approfondire la storia di Neslihan Ataguldulo, un'attrice turca che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Parleremo del suo successo, della sua carriera brillante e, soprattutto, di quella che è stata definita una malattia shock che l'ha colpita. Non voglio creare allarmismi inutili, anzi, il mio obiettivo è quello di far luce su una situazione complessa, cercando di capire cosa è successo davvero e come Neslihan ha affrontato questa sfida. Vi ricordo, prima di iniziare, che non sono un medico e le informazioni che condividerò sono frutto di ricerche e di quanto è stato riportato dai media. Quindi, prendete tutto con le pinze e, in caso di dubbi sulla vostra salute, consultate sempre un professionista. E prima di immergerci nel vivo della questione, un piccolo favore: se vi piacciono i contenuti di questo canale, se trovate utili le informazioni che condivido e se vi va di supportarmi, iscrivetevi. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun nuovo video. Il vostro supporto è fondamentale per me. Bene, ora che abbiamo fatto le presentazioni, possiamo iniziare. Neslihan Ataguldulo, un nome che risuona forte nel panorama delle serie televisive turche. Classe 1992, questa giovane attrice ha dimostrato fin da subito un talento innato per la recitazione. Fin da piccola, ha coltivato il sogno di diventare attrice e ha lavorato sodo per realizzarlo. I suoi primi ruoli sono arrivati presto e la sua carriera è decollata rapidamente. Penso che molti di voi la conoscano per il suo ruolo in Kara Sevda, Endless Love, una serie che ha spopolato in tutto il mondo, vincendo anche un Emmy Award. In questa serie, Neslihan interpretava Nihan Sezin, una giovane donna combattuta tra l'amore e il dovere. La sua interpretazione è stata magistrale, intensa e piena di pathos. Ha saputo trasmettere al pubblico tutte le emozioni del suo personaggio, facendo breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Ma Neslihan non è solo Nihan. Ha recitato in tantissime altre serie televisive e film, dimostrando una versatilità incredibile. Ha interpretato ruoli drammatici, comici, romantici, sempre con grande talento e professionalità. È un'attrice che si mette costantemente in gioco, che non ha paura di sperimentare e di mettersi alla prova. E questo, secondo me, è uno dei segreti del suo successo. Oltre al talento, Neslihan ha anche una bellezza disarmante. I suoi occhi scuri e profondi, il suo sorriso luminoso e il suo carisma naturale la rendono una delle attrici più ammirate e seguite del suo paese. È anche molto attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale con i suoi fan. Ma arriviamo al punto cruciale di questo video, la malattia shock di cui si è parlato tanto. All'inizio del 2021, Neslihan ha annunciato di dover abbandonare il ruolo da protagonista nella serie Sefirin KZ, la figlia dell'ambasciatore, a causa di problemi di salute. Questa notizia ha sconvolto i fan, che si sono subito preoccupati per le sue condizioni. Le informazioni inizialmente erano piuttosto vaghe. Si parlava di un problema di salute che la costringeva a prendersi una pausa dal lavoro. Successivamente, è stato rivelato che Neslihan soffriva di sindrome dell'intestino irritabile, in inglese IBS, Irritable Bowel Syndrome. Ora, forse alcuni di voi si staranno chiedendo, ma cos'è questa sindrome dell'intestino irritabile? Beh, si tratta di un disturbo cronico che colpisce l'intestino grasso. I sintomi possono variare da persona a persona, ma i più comuni includono dolore addominale, gonfiore, gas, diarrea e stitichezza. È una condizione che può essere molto invalidante, perché i sintomi possono essere imprevedibili e possono interferire con la vita quotidiana. È importante sottolineare che la sindrome dell'intestino irritabile non è una malattia grave o pericolosa per la vita. Non causa danni permanenti all'intestino e non aumenta il rischio di sviluppare altre malattie. Tuttavia, può essere molto fastidiosa e può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Le cause della sindrome dell'intestino irritabile non sono ancora del tutto chiare. Si pensa che siano coinvolti diversi fattori, tra cui la predisposizione genetica, lo stress, l'alimentazione e le alterazioni della flora intestinale. Nel caso di Neslihan, è stato ipotizzato che lo stress e i ritmi frenetici del lavoro sul set abbiano contribuito allo sviluppo della sindrome. Le lunghe ore di ripresa, le pressioni della produzione e la necessità di mantenere sempre un'immagine impeccabile possono aver avuto un impatto negativo sulla sua salute.
Neslihan ha affrontato questa sfida con grande coraggio e determinazione. Ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per concentrarsi sulla sua salute e sul suo benessere. Ha seguito una dieta specifica, ha praticato attività fisica e ha cercato di ridurre lo stress. Ha anche parlato apertamente della sua condizione sui social media, sensibilizzando il pubblico sulla sindrome dell'intestino irritabile. Il suo gesto è stato molto apprezzato dai fan, che si sono sentiti incoraggiati a parlare dei propri problemi di salute e a cercare aiuto. Neslihan è diventata un simbolo di forza e di resilienza, dimostrando che anche le persone famose possono affrontare difficoltà e che è importante prendersi cura di se stessi. Dopo un periodo di riposo e di recupero, Neslihan è tornata al lavoro. Ha ripreso a recitare in nuove serie televisive e film, dimostrando di essere più forte e determinata che mai. La sua esperienza con la sindrome dell'intestino irritabile l'ha cambiata, rendendola più consapevole dei suoi limiti e più attenta alle sue esigenze. Credo che la storia di Neslihan sia un esempio di come si possa superare le difficoltà con coraggio e determinazione. Non è stato facile per lei affrontare una malattia invalidante, ma ha saputo reagire e tornare a fare ciò che ama. Il suo successo non è solo frutto del suo talento, ma anche della sua forza interiore e della sua capacità di non arrendersi mai. E a proposito di successo, è importante sottolineare che la malattia non ha fermato la sua carriera. Anzi, forse l'ha resa ancora più forte e consapevole. Ha continuato a lavorare sodo, a interpretare ruoli impegnativi e a conquistare il cuore del pubblico. È un'attrice che si reinventa continuamente, che non ha paura di sperimentare e di mettersi alla prova. Quindi, la prossima volta che vedrete Neslihan sullo schermo, ricordatevi della sua storia e del suo coraggio. Ricordatevi che dietro il suo sorriso e il suo talento c'è una persona che ha affrontato una sfida difficile e che l'ha superata con successo. E con questo siamo arrivati alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni utili e interessanti. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato del successo di Neslihan Ataguldulo, della sua carriera brillante e della malattia shock che l'ha colpita, ovvero la sindrome dell'intestino irritabile. Abbiamo visto come ha affrontato questa sfida con coraggio e determinazione, tornando a fare ciò che ama e diventando un simbolo di forza e di resilienza. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato questo approfondimento sulla vita e la carriera di Neslihan Ataguldulo. Mi raccomando, lasciatemi un commento qui sotto se avete domande, curiosità o se volete condividere la vostra opinione sull'argomento. Sono sempre molto felice di leggere i vostri commenti e di interagire con voi. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Attivate anche la campanella per ricevere le notifiche. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a migliorare sempre di più. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio grande. Ma aspetta, non spegnere ancora il video. Volevo approfondire un po' di più alcuni aspetti della storia di Neslihan, perché ci sono delle sfumature che meritano di essere esplorate. Innanzitutto, parliamo del contesto in cui è cresciuta. Neslihan è nata a Istanbul, una città ricca di storia e di cultura, un crocevia di popoli e di tradizioni. Questo background multiculturale ha sicuramente influenzato la sua personalità e la sua visione del mondo. Fin da piccola, Neslihan ha mostrato un interesse spiccato per le arti performative. Amava recitare, cantare e ballare. I suoi genitori, intuendo il suo talento, l'hanno sempre sostenuta e incoraggiata a seguire i suoi sogni. L'hanno iscritta a corsi di recitazione e l'hanno aiutata a prepararsi per le audizioni. Questo supporto familiare è stato fondamentale per la sua crescita personale e professionale. E poi, c'è il suo matrimonio con Kadir Dulo, anche lui un attore molto famoso in Turchia. La loro storia d'amore è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Si sono conosciuti sul set di una serie televisiva e si sono innamorati a prima vista. Il loro matrimonio è stato un evento mediatico di grande risonanza, seguito da milioni di fan in tutto il mondo. Kadir è un compagno di vita meraviglioso, che la sostiene in ogni sua scelta e la incoraggia a dare il meglio di sé. La loro relazione è un esempio di amore, rispetto e complicità. Tornando alla sua carriera, è importante sottolineare che Neslihan non si è mai adagiata sugli allori. Ha sempre cercato di migliorarsi, di sperimentare nuove tecniche di recitazione e di affrontare ruoli sempre più complessi. Ha lavorato con alcuni dei registi più importanti del suo paese e ha recitato accanto ad attori di grande talento.
Ogni ruolo è per lei una sfida, un'opportunità per crescere e per mettersi alla prova. Cara Sevda è stata sicuramente la serie che l'ha consacrata a livello internazionale, ma Neslihan ha recitato anche in molte altre produzioni di successo. Ad esempio, in Deep, una miniserie thriller psicologica, ha interpretato una psichiatra che si innamora di un uomo misterioso e tormentato. La sua interpretazione è stata intensa e coinvolgente, dimostrando la sua capacità di interpretare ruoli complessi e sfaccettati. E poi, c'è Sefirin KZ, la serie che ha dovuto abbandonare a causa dei suoi problemi di salute. In questa serie, Neslihan interpretava Nare, una giovane donna forte e indipendente che lotta per i suoi diritti e per la sua felicità. Il suo personaggio era molto amato dal pubblico, che si è identificato nella sua forza e nel suo coraggio. L'abbandono della serie è stato un duro colpo per i fan, che si sono sentiti privati di un personaggio a cui erano molto affezionati. Ma Neslihan ha promesso di tornare presto al lavoro, con nuovi progetti e nuove sfide. Ha dichiarato di essere grata per il supporto dei suoi fan e di essere determinata a superare questo momento difficile. La sua forza d'animo è un esempio per tutti noi, che spesso ci troviamo ad affrontare difficoltà e ostacoli nella vita. Ora, parliamo un po' più approfonditamente della sindrome dell'intestino irritabile. Come ho detto prima, si tratta di un disturbo cronico che colpisce l'intestino grasso. I sintomi possono essere molto variabili e possono includere dolore addominale, gonfiore, gas, diarrea e stitichezza. La sindrome dell'intestino irritabile può essere causata da diversi fattori, tra cui lo stress, l'alimentazione e le alterazioni della flora intestinale. Non esiste una cura definitiva per la sindrome dell'intestino irritabile, ma i sintomi possono essere alleviati attraverso una dieta specifica, l'attività fisica e la gestione dello stress. È importante consultare un medico per una diagnosi accurata e per un piano di trattamento personalizzato. Nel caso di Neslihan, è stato fondamentale il supporto della sua famiglia e dei suoi amici. L'hanno aiutata a seguire la dieta, a fare attività fisica e a gestire lo stress. Hanno creato un ambiente positivo e rilassante, che l'ha aiutata a recuperare le forze e a tornare al lavoro. La sua esperienza con la sindrome dell'intestino irritabile l'ha resa più consapevole dell'importanza della salute e del benessere. Ha imparato a prendersi cura di se stessa e a dare priorità alle sue esigenze. Ha anche capito che è importante parlare apertamente dei propri problemi di salute, per sensibilizzare il pubblico e per incoraggiare altre persone a cercare aiuto. Neslihan è un esempio di come si possa superare le difficoltà con coraggio e determinazione. Ha affrontato una malattia invalidante, ma non si è arresa. Ha continuato a lavorare sodo, a interpretare ruoli impegnativi e a conquistare il cuore del pubblico. La sua storia è un'ispirazione per tutti noi, che spesso ci sentiamo scoraggiati e demotivati. E a proposito di ispirazione, Neslihan è anche un'icona di stile. Il suo look è sempre impeccabile e curato nei minimi dettagli. Ama la moda e segue le ultime tendenze, ma non rinuncia mai al suo stile personale. È un influencer molto seguita sui social media, dove condivide consigli di bellezza e di moda con i suoi fan. Ma al di là dell'aspetto esteriore, Neslihan è anche una persona molto sensibile e altruista. Sostiene diverse cause benefiche e si impegna a favore dei più deboli. È un esempio di come si possa utilizzare la propria notorietà per fare del bene e per aiutare gli altri. Quindi, la prossima volta che vedrete Neslihan sullo schermo, ricordatevi della sua storia e del suo coraggio. Ricordatevi che dietro il suo sorriso e il suo talento c'è una persona che ha affrontato una sfida difficile e che l'ha superata con successo. E ora, un piccolo aneddoto. Durante le riprese di Cara Sevda, Neslihan ha dovuto imparare a cavalcare. All'inizio aveva paura dei cavalli, ma con l'aiuto di un istruttore è riuscita a superare le sue paure e a diventare un'abile cavallerizza. Questo dimostra la sua determinazione e la sua capacità di superare i propri limiti. Un altro aneddoto riguarda il suo matrimonio con Kadir. Durante la cerimonia, Neslihan ha indossato un abito da sposa meraviglioso, disegnato da uno stilista turco molto famoso. L'abito era ricoperto di pizzi e di perle ed era assolutamente mozzafiato. Neslihan era radiosa e felice, e il suo sorriso illuminava l'intera stanza. E infine, un aneddoto sulla sua esperienza con la sindrome dell'intestino irritabile. Neslihan ha raccontato di aver dovuto rinunciare a molti cibi che amava, come il cioccolato e il caffè. All'inizio è stato difficile, ma poi ha imparato a sostituirli con alternative più sane e nutrienti.
Questo dimostra la sua capacità di adattarsi alle circostanze e di trovare soluzioni creative. Spero che questi aneddoti vi abbiano fatto conoscere meglio Neslihan e che vi gli hanno fatto apprezzare ancora di più il suo talento e la sua umanità. E con questo siamo davvero arrivati alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni utili e interessanti. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato del successo di Neslihan Ataguldulo, della sua carriera brillante e della malattia shock che l'ha colpita, ovvero la sindrome dell'intestino irritabile. Abbiamo visto come ha affrontato questa sfida con coraggio e determinazione, tornando a fare ciò che ama e diventando un simbolo di forza e di resilienza. Abbiamo anche parlato del suo matrimonio con Kadir Dulo, della sua passione per la moda e del suo impegno a favore delle cause benefiche. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato questo approfondimento sulla vita e la carriera di Neslihan Ataguldulo. Mi raccomando, lasciatemi un commento qui sotto se avete domande, curiosità o se volete condividere la vostra opinione sull'argomento. Sono sempre molto felice di leggere i vostri commenti e di interagire con voi. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Attivate anche la campanella per ricevere le notifiche. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a migliorare sempre di più. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio grande. Non dimenticatevi di lasciare un commento e di condividere questo video con i vostri amici. A presto!